Allora, Sofì, vuoi salutare i nostri videoascoltatori? Sei stanca, vero? Oggi dobbiamo spiegare la grande guerra del nord, dobbiamo parlare della Svezia, della Russia. Vuoi andare a dormire? Sei stanca? Allora, ciao, ti lascio andare. Io ho realizzato una cartina, diciamo, molto stilizzata, molto improvvisata dell'area del Mar Baltico. La guerra del Nord, detta anche Grande Guerra del Nord o Seconda Guerra del Nord, io preferisco la dizione Grande Guerra del Nord, va distinta da un'altra precedente Guerra del Nord, appunto la Prima Guerra del Nord, avvenuta alla fine del Seicento e di cui noi abbiamo dettagliatamente parlato nelle nostre lezioni dedicate al Seicento. È una guerra dell'equilibrio perché diciamo che segue la falsariga che noi abbiamo già descritto parlando della guerra di successione spagnola. C'è qualcuno, uno Stato, un sovrano che vuole rompere l'equilibrio, diventare egemone, sottomettere altri paesi. Grande guerra del nord, di cui adesso parleremo, non verrà mai a contatto, se non per un momento brevissimo, con la guerra di successione spagnola, ma si combatte più o meno negli stessi anni. La Grande Guerra del Nord va dal 1700 al 1721, quindi è più lunga rispetto alla guerra di successione spagnola, però si svolge comunque nello stesso periodo. Mentre nella guerra di successione spagnola, come abbiamo visto, era la Francia a rischiare di rompere l'equilibrio e di egemonizzare altri pezzi d'Europa, in questo caso è la Svezia. La Svezia, come abbiamo visto nelle lezioni del Seicento, dedicate al Seicento, aveva costituito un vero e proprio impero commerciale sul Mar Baltico, un vero e proprio imperialismo perché aveva conquistato territori appartenenti ad altri popoli, territori che erano stati strappati ad altri regni, d'accordo? E in particolare, vedete su questa carta stilizzata, nelle varie guerre del Seicento, la Svezia, per esempio nella guerra dei 30 anni oppure nella successiva prima guerra del Nord, aveva conquistato moltissimi territori che davano alla Svezia il predominio, l'egemonia sull'area del Mar Baltico. Un'area, come abbiamo detto tante volte in passato, molto ricca e strategica per i traffici commerciali. Dal Mar Baltico arrivavano tantissime materie prime per tutti i paesi d'Europa, il legname per le costruzioni, i metalli, in particolare il ferro, le aringhe, la pece, il cuoio, tantissime materie prime. Quindi controllare i traffici sul Mar Baltico significava arricchirsi. La Svezia aveva conquistato, attenzione, prima di tutto alcuni territori a danno della Danimarca, quindi aveva strappato alla Danimarca anche il controllo dell'ingresso nel Mar Baltico dal Mar Nero. E infatti la Svezia controllava lo stretto di Sund, qui ho messo una piccola S, lo stretto che divide l'isola danese dove si trova Copenaghen dalla Svezia. C'è un piccolo stretto che è la migliore porta per il Mar Baltico dal Mar Nero. Sottraendo alla Danimarca, aveva conquistato anche i territori della Danimarca, come alcune isolette, importante l'isola di Gotland, o, mi sono dimenticato pure di scriverlo, i ducati dello Schleswig-Holstein, seppure abitati prevalentemente da tedeschi, erano stati un territorio danese, qui alla frontiera tra Danimarca e Germania. La Svezia aveva conquistato anche quelli, sottolineo i possedimenti della Svezia, quindi aveva possedimenti danesi e in più possedeva nel mare del nord, a sinistra della Danimarca, importantissime città come Brema, Werder o Wismar, alla confluenza di più fiumi che anche qui quindi controllavano delle vie commerciali, e in questo caso sul mare del nord. Sul Mar Baltico la Svezia possedeva la Pomerania occidentale, territorio abitato sia da polacchi sia da svedesi, Pomerania occidentale, quindi fuori dalla Svezia. Poi
Più in là la Svezia possedeva anche la Livonia, d'accordo? La Livonia, che è più grande di come mi è venuta fuori qui disegnando. La Livonia era l'insieme dell'attuale Lettonia e dell'attuale Estonia, veniva chiamata Livonia. La Svezia l'aveva sottratta alla Polonia nella prima guerra del Nord. Inoltre possedeva i territori di fronte al Golfo della Finlandia, cioè l'Ingria e la Carelia, d'accordo? Quindi tutta la parte est del Mar Baltico fino alla Finlandia era in possesso della Svezia, ma la Svezia possedeva all'epoca anche la Finlandia, che non esisteva come Stato autonomo. La Svezia possedeva anche parte della Norvegia. Vedete, il regno di Norvegia era rappresentato soltanto dalla punta, dalla parte più meridionale della Norvegia. Tutto il nord della Norvegia, come tutta la Finlandia, apparteneva alla Svezia, quindi aveva numerosissimi possedimenti sul Mar Baltico, la Svezia, che le assicuravano l'egemonia in quell'area, d'accordo? Vi erano altri stati interessati a questi possedimenti, interessati a quell'area, che fecero subito infatti scoppiare una guerra contro la Svezia per far terminare il suo predominio sul Baltico. Ricordate l'espansione del Brandeburgo? Qui ho scritto BR, del Brandeburgo, che si era unito, ricordate, alla Prussia orientale, lo ricordate? A partire dall'inizio del Settecento, del 1701, il duca di Brandeburgo, capitale Berlino, della famiglia Hohenzollern, era diventato re di Prussia, perché la Prussia orientale era considerata un regno. Inoltre, il Brandeburgo possedeva la Pomerania orientale, mentre ho appena detto che la Svezia possedeva la Pomerania occidentale. Si erano spartite la Pomerania durante la guerra, alla fine della guerra dei 30 anni. Poi c'era la Polonia. Alla Polonia era stata sottratta la Livonia, come ho detto. La Polonia però possedeva ancora la Prussia occidentale, la regione di Danzica, che era un suo sbocco al mare, e poi anche qui, non l'ho scritto, la Lituania, perché la Lituania, sin dalle origini dell'impero polacco, era sempre stata legata alla Polonia, d'accordo? La Russia era frustrata perché non aveva uno sbocco al mare, d'accordo? Quindi ovviamente sia Polonia, sia Danimarca, sia Russia, sia anche alcuni stati tedeschi come il Brandeburgo avevano interesse a sconfiggere, a demolire la Svezia e a distruggere questo suo impero navale nel Baltico. Ripeto, i possedimenti della Svezia, fuori dalla Svezia, erano non solo la Finlandia e buona parte della Norvegia, erano da ovest a est, Brema e altre città tedesche sul mare del nord, lo Schleswig-Holstein vicino alla Danimarca, controllo dello stretto di Sund e dell'isola di Gotland, che erano territori danesi. Poi possedeva la Pomerania occidentale, la regione di Stettino, della città di Stettino. Poi possedeva la Livonia, l'insieme di Lettonia e Estonia, con l'importante città di Riga. Poi possedeva qui sopra, di fronte alla Finlandia, l'Ingria e la Carelia. E in questo modo, spero che sia chiaro, qui c'è il mare, ho messo le onde, no? Qui la Danimarca, la Norvegia, la Svezia, la Finlandia, la Russia, il confine tra Russia e Lituania, e questo, la Lituania era unita alla Polonia, ok? Qui c'è la Germania. Spero di essere stato più o meno chiaro. Polonia, Danimarca e Russia entrano in guerra contro la Svezia. Questi sono gli schieramenti all'inizio della Grande Guerra del Nord. Nel corso della guerra contro la Svezia, insieme a Polonia, Danimarca e Russia, si unirono anche alcuni stati tedeschi importanti, tra cui il Brandeburgo, di cui ho già parlato, e anche l'Hannover. Il momento nell'anno 1700, sembrava propizio per demolire l'impero della Svezia. Infatti,
avanti. Sul trono svedese era salito un re molto giovane e quindi apparentemente inesperto, che si chiamava Carlo XII, che nell'anno 1700, quando scoppia la guerra, aveva soltanto 18 anni. Inoltre la Svezia era indebolita da una serie di contrasti interni che erano sfociati in una vera e propria guerra civile, perché Carlo XII, come molti, quasi tutti i sovrani europei, era un sovrano assoluto, gestiva la Svezia come i suoi predecessori. Vi ricordate che abbiamo parlato di due re famosi molto vincenti in battaglia nel 600, Gustavo Adolfo e Carlo X, come i suoi predecessori, il re di Svezia Carlo XII, gestiva un potere assoluto, ma in Svezia vi erano molti aristocratici e molti borghesi che volevano farla finita con l'assolutismo, che volevano creare una monarchia limitata, insomma togliere il potere assoluto al sovrano. Carlo XII aveva avuto molta difficoltà a controllarli, questi ceti si erano ribellati e quindi ovviamente aveva mostrato a tutta Europa un'apparenza di debolezza. Quindi lui viene attaccato sia dalla Polonia, sia dalla Danimarca, sia dalla Russia. Inizia la guerra. La Russia, vi ricordate, di Pietro il Grande. E contro ogni aspettativa, Carlo XII si dimostra un sovrano di eccezionale valore militare. Secondo molti esperti, uno dei comandanti militari migliori della storia. Carlo XII riesce a sconfiggere sia la Polonia, sia la Danimarca, sia la Russia, affrontandole separatamente. La sua grande abilità era la mobilità delle truppe. Le truppe svedesi si muovevano velocissimamente, quindi lui riesce a dividere i suoi avversari, meglio a colpirli prima che possano unirsi. Carlo XII invade la Danimarca, devasta la Danimarca e la sconfigge. Poi sconfigge anche i russi ripetutamente. Poi che fa? Penetra in Polonia e occupa la Polonia. Successo veramente straordinario da parte di Carlo XII. Una volta invasa la Polonia, lui addirittura sostituisce il re di Polonia con uno più gradito. Vi ricordate che in Polonia il re era elettivo e che spesso la dieta polacca, il Parlamento degli aristocratici polacchi eleggeva persino un re straniero, come è successo con i tre della dinastia Vasa svedesi nel 600, di cui abbiamo già parlato. Questa volta invece il re polacco che è stato eletto sì, anche questa volta infatti era straniero, era tedesco, era Augusto II di Sassonia. Occupando la Polonia, cosa fa Carlo XII re di Svezia? Costringe ovviamente con la forza il Parlamento polacco, la dieta dei nobili, a togliere il trono ad Augusto II di Sassonia, a eleggere un candidato gradito alla Svezia, un fantoccio della Svezia. Il nuovo re di Polonia, imposto da Carlo XII, si chiama Stanislao Leczinski, che era un candidato appunto imposto dalla Svezia, era un fantoccio della Svezia, era un re filosvedese ed era un re che sia l'Austria sia i principati tedeschi non potevano accettare e anche la Russia non poteva accettare, anche perché Stanislao Leczinski, come vedremo in una lezione successiva quando parlerò specificamente della Polonia, era un re nazionale, no? Era un re polacco, non straniero, era imparentato con il re di Francia Luigi XV, d'accordo? Quindi era un candidato che non piaceva agli austriaci, ai tedeschi e ai russi, era il re, insomma, che la Svezia impone alla Polonia. Danimarca e Polonia quindi si arrendono, resta in guerra soltanto l'agguerrita Russia di Pietro I il Grande. Che cosa fa allora Carlo XII re di Svezia? Compie il suo errore fondamentale. Invade la Russia in profondità, puntando con un grande esercito verso Mosca. Conoscete qualcun altro che ha fatto una cosa del genere? Ovviamente sì, esattamente 100 anni dopo
Napoleone farà la stessa cosa. Molti non sanno che 100 anni prima di Napoleone, precisamente nel 1709, un altro grande condottiero aveva invaso la Russia, allo stesso modo di Napoleone, e aveva ricevuto da parte dei russi lo stesso trattamento, la stessa strategia che poi verrà adottata un secolo dopo con Napoleone. Napoleone, peraltro, ha sempre avuto ammirazione per Carlo XII, re di Svezia. Napoleone si illuse di poter ripetere quello che aveva fatto lui, l'invasione della Russia, questa volta vincendo. Anche il segreto di Napoleone, tutti lo sanno, è l'estrema mobilità delle truppe che lui apprese dall'arte militare di Carlo XII. Napoleone considerò sempre Carlo XII un suo antesignano, un suo maestro. Che cosa succede? Carlo XII invade la Russia nel 1709, si trova di fronte all'inverno russo, come accadrà per Napoleone. Lui è sfortunato. Lui trova l'inverno più freddo del secolo, quello del 1708 e 1709, quando le gelate fecero rovinare i raccolti in tutta Europa e i russi utilizzarono contro di lui la stessa tattica che un secolo dopo adotteranno contro Napoleone, la tattica della terra bruciata, come vedremo in futuro con le mie video lezioni su Napoleone. Pietro I si rende conto che l'esercito svedese è imbattibile, che comunque non conviene affrontarlo in campo aperto, è molto rischioso. Allora che succede? Con uno sforzo sovrumano la popolazione russa distrugge tutto, distrugge anche le città, distrugge i raccolti. Milioni di persone in Russia fuggono verso l'interno, fuggono verso est. Così l'esercito di Carlo XII, l'esercito svedese, a campo libero, ma è tutto rovinato, è tutto distrutto, non trova più nessuno, i soldati si congelano, non hanno più di cosa mangiare. L'esercito di Carlo XII viene decimato dal freddo, d'accordo? Carlo XII arriva nei pressi di Mosca, ma non sa che farsene, d'accordo? Allora lui non vuole darsi per vinto, allora che fa? Punta verso sud, dove c'è un clima migliore e più caldo, cioè verso l'Ucraina, cioè verso quel pezzo di Ucraina che appartiene alla Russia. Vi ricordo, ve l'ho detto nelle lezioni precedenti, che all'epoca l'Ucraina era divisa tra Ucraina occidentale che apparteneva alla Polonia e Ucraina orientale che apparteneva alla Russia. Non c'era lo stato autonomo dell'Ucraina come c'è adesso. Allora Carlo XII arriva a Poltava, importante fortezza, rappresentava il confine tra la Russia e l'impero ottomano che confinava lì a sud dell'Ucraina. Cerca una vittoria di prestigio assediando la fortezza ucraina di Poltava. In realtà Poltava appartiene alla Russia e qui Carlo XII subisce la sua prima sconfitta. L'esercito russo, l'esercito di Pietro I il Grande, circondano l'esercito svedese e lo annientano. L'esercito svedese deve arrendersi. Ma che succede? Incredibilmente Carlo XII riesce a fuggire con pochi aiutanti su alcune zattere, malgrado fosse ferito ad una gamba, riesce ad attraversare avventurosamente il fiume Dniepr, che gli ucraini chiamano Dnipro. Arriva dall'altra parte del fiume Dniepr, capite? Mentre il suo esercito, l'esercito svedese, si arrende ai russi, lui e poche altre persone attraversano il fiume Dniepr e si trovano in territorio ottomano e lui chiede ovviamente asilo, lui chiede rifugio al sultano ottomano, anche perché l'impero ottomano in quel periodo, l'ho detto in lezioni scorse, era continuamente in guerra con la Russia. Ricordate, l'ho detto, lo zar Pietro I aveva da poco tolto agli ottomani, o meglio al loro stato vassallo del Khanato dei Tatari di Crimea, aveva appena tolto la fortezza di Azov sul Mar Nero.
Naturalmente, che cosa fa Carlo XII esule nell'impero ottomano? Cerca di spingere il sultano ottomano a riprendere la guerra con la Russia. Questo fu fatto e, come vi ho già detto in una lezione precedente, gli ottomani riuscirono anche a prevalere e a riprendersi la fortezza di Aso, quindi Pietro I il Grande, come ho già spiegato in precedenza, perde il suo sbocco sul Mar Nero. Dopodiché però il sultano, l'impero ottomano, non se la sente più di tanto di continuare la guerra con la Russia, preferisce chiedere la pace e il sultano ottomano preferisce chiedere la pace e restare neutrale tra Carlo e Pietro. Vedendo quindi che gli ottomani non erano più suoi alleati, dopo diversi anni, pensate, di esilio forzato nei territori ottomani, Carlo XII ottiene il permesso dagli ottomani stessi e dall'Austria di attraversare i loro territori e in un viaggio assolutamente rocambolesco lui riesce a ritornare in Svezia appunto dopo molti anni. Pensate che personaggio questo Carlo XII. Fu celebrato dall'illuminista Voltaire con un libro di storiografia, sapete Voltaire era anche uno storico, con un libro interamente dedicato a lui, che si chiama Carlo XII Re di Svezia, in cui questo personaggio viene romanzato, viene reso una specie di eroe protoromantico. Lui torna in Svezia, ma ormai i suoi eserciti erano stati sconfitti, ormai tutti i suoi territori, i territori che ho detto prima che la Svezia possedeva al di fuori del proprio paese, erano stati occupati da eserciti stranieri. Anche principi tedeschi si erano aggiunti alla guerra, in particolare Hohenzollern, il duca di Brandeburgo, che ormai potremmo chiamare anche re di Prussia, no? Che dal 1701 aveva ottenuto la Prussia orientale, questa qui, e quindi può essere chiamato anche re di Prussia, capitale Berlino. Tutti i suoi possedimenti erano perduti, non solo, ma anche il suo trono vacillava perché negli anni di assenza i ceti anti-assolutisti che ho nominato prima in Svezia stavano procedendo ad una rifondazione istituzionale e avevano eliminato molti poteri del sovrano. Nonostante questo, lui, ritornato in Svezia, riesce a riprendere il suo potere personale e addirittura a rimettere su un nuovo esercito con cui incredibilmente lui riprende la guerra invadendo la Danimarca e iniziando ad avere, siamo nel 1718, nuove vittorie, incredibilmente nel 1718. È inutile che vi dico che oltre ad aver perso tutti i suoi possedimenti, era anche successo che la Svezia aveva visto il suo re fantoccio in Polonia, no? Stanislao Leczinski, nuovamente sostituito da Augusto II di Sassonia. La guerra però dura poco perché gli anni di Carlo XII vengono spezzati. Un artigliere danese lo centra in pieno volto. Pensate che noi abbiamo ancora, è un po' impressionante, abbiamo conservato il cranio che ha proprio un grande buco all'interno dove passò la palla di questo artigliere danese che lo prese in pieno, in volto. Quindi Carlo XII cade in battaglia nel 1718. È stato scritto molto su Carlo XII, anticipatore di Napoleone, un personaggio di cui spesso la storia non si occupa perché, come vi ho detto mille volte, ingiustamente la storia dei paesi dell'Europa dell'Est viene sottovalutata. Si dice che Carlo XII avesse delle doti fisiologiche straordinarie, proprio come Napoleone 100 anni dopo, che fosse addirittura insensibile al caldo, al freddo, alla fame, fosse una specie di robot, che fosse in grado di non dormire per giorni e giorni di seguito. Tra l'altro poi non si conoscono sue relazioni con donne,
e anche questo ha dato luogo ad alcuni gossip. D'altra parte lui, insomma, quasi tutta la sua vita è stato al di fuori della Svezia a combattere. Dopo la sua morte, ovviamente, la guerra finisce e la Svezia viene del tutto ridimensionata. Con la pace del 1718 la Svezia perde tutti i suoi possedimenti, tutti. Vogliamo dirli con precisione. Città come Brema, Verden, Bismarck vanno ad alcuni stati tedeschi. Lo Schleswig-Holstein torna alla Danimarca. Attenzione, la Pomerania occidentale dalla Svezia va al Brandeburgo, che quindi si rafforza moltissimo anch'esso sul Mar Baltico. Il Brandeburgo già possedeva la Pomerania orientale, come vi ho detto, si prende anche la Pomerania occidentale, quindi ha tutta la Pomerania sul Mar Baltico. Ma poi ovviamente la Svezia si riprende non soltanto lo Schleswig-Holstein, ma anche le isolette come Gotland, il controllo dello stretto di Sund e così via. Ovviamente la Svezia perde anche le importantissime regioni della Livonia, con Riga, vi ho detto la Livonia corrisponde alle attuali Lettonia e Estonia, l'Ingria, sempre sul Mar Baltico, e la Carelia qui di fronte alla Finlandia. A chi vanno Livonia, Ingria e Carelia? Ovviamente alla Russia. Pietro I, detto il Grande, è uno dei grandi vincitori di questa guerra. Si affaccia in Europa orientale sul Baltico una potenza, un paese che fino alla fine del Seicento in termini europei non contava assolutamente niente e invece si affaccia prepotentemente sul Mar Baltico, conquistando Livonia, Ingria e Carelia. Ricordate che lui pochi anni prima, 2 anni prima, lo stesso Pietro I il Grande aveva inaugurato su suolo che apparteneva ancora alla Svezia la sua grande capitale, che è qui in Ingria, Pietroburgo, che poi successivamente sarà chiamata, come oggi è chiamata, San Pietroburgo. E quindi grande vincitore anche Pietro il Grande. Dopo secoli di tentativi la Russia ottiene uno sbocco al mare, uno sbocco nel Mar Baltico. La Russia, che prima era un paese che contava veramente poco, un paese più asiatico che europeo, con scarsissimi contatti di ogni tipo con i paesi europei, la Russia invece a partire dal primo Settecento diventa anch'essa una potenza europea e sarà una potenza che sempre tenderà ad espandersi in direzione dell'Europa. Quindi abbiamo un altro grande protagonista in Europa che prima non esisteva, ovvero lo zar di Russia. Una notazione, fate attenzione. Io vi ho detto anche da una lezione passata, quando abbiamo parlato della prima guerra del nord, che la Livonia, Lettonia più Estonia, in precedenza faceva parte della Polonia, vi ricordate? La Svezia, da chi aveva conquistato la Livonia? La Livonia. Da quale paese? Dalla Polonia. La Polonia sconfitta nella prima guerra del nord aveva ceduto la Livonia alla Svezia. Adesso la Svezia perde, la Polonia è tra i vincitori della guerra, eppure, a differenza di quello che sarebbe logico e ci si aspetterebbe, la Livonia non viene restituita alla Polonia, ma viene presa dalla Russia. Ma come? Era stato per secoli un territorio polacco e la Polonia, insieme alla Russia, la Danimarca e ad altri, ha vinto questa guerra. Capite quindi come la Polonia, in grave declino, venga considerata dagli altri in questa guerra un alleato di serie B, un paese di cui si possono violare i diritti. Nella prima guerra la Svezia aveva vinto, la Polonia aveva perso, la Svezia si era presa dalla Polonia alla Livonia. Adesso la Svezia ha perso, la Polonia ha vinto, la Polonia dovrebbe riprendersi la Livonia. E invece incredibilmente la Livonia, invece di tornare alla Polonia, va alla Russia. La Polonia vince questa guerra, ma a differenza degli altri vincitori non ottiene niente, non ottiene alcun territorio. Questo per dirvi del declino della Polonia è il fatto
che viene trattata male anche dagli alleati. Conclusione, la Svezia smette di essere una grande potenza e lo smetterà di esserlo per sempre. La Svezia diventa uno stato scandinavo pacifico simile a quello che è oggi, non più un paese di forti e possenti guerrieri nordici che invadono gli altri stati. Certo, la Svezia avrà ancora un certo significato da un punto di vista militare, per esempio lo avrà durante le guerre napoleoniche, ma saranno sempre cose limitate. I capitoli di storia in cui la Svezia appare come protagonista, in cui la Svezia è importante, sono il 600, sono i secoli del 600, del 700, mentre dopo la Svezia avrà un ruolo assolutamente minore, marginale. La Svezia, tra l'altro, approfitta della morte di Carlo XII, della fine della guerra, Carlo XII che muore senza essersi sposato, senza eredi, per costruire una monarchia limitata, una monarchia parlamentare, una monarchia con la separazione dei poteri, con i diritti civili, con un Parlamento che viene eletto democraticamente, quindi si trasforma da regime assoluto che era in un regime parlamentare. È praticamente il secondo, quindi questo succede nel 1720, è praticamente il secondo regime parlamentare con una monarchia che lascia la maggior parte dei suoi poteri al Parlamento nella storia, dopo quale ovviamente dopo l'Inghilterra. Quindi attenzione, a partire dal 1720 l'Inghilterra non è più una bizzarra eccezione, l'unico sistema parlamentare all'interno di un'Europa dove sono tutti regni assoluti, perché la Svezia la segue. Quindi non è vero, come dicono molti, che spiegano la storia o pretendono di sapere la storia senza in realtà saperla. Non è vero, come spesso si dice, che nel corso del Settecento l'unica democrazia parlamentare, l'unica monarchia limitata, l'unico regime parlamentare è quello inglese, mentre gli altri sono tutti regimi assoluti. Non è vero, già nel 1720, all'inizio del Settecento, all'Inghilterra si è unita la Svezia e poi ci sarà anche la Danimarca, quindi il sistema parlamentare, il sistema democratico liberale non è confinato alla sola Inghilterra, molto presto inizia a espandersi, a trovare degli emuli nell'area scandinava. Questo è un dato importante che spesso viene ignorato o viene omesso. Abbiamo finito. La prossima volta, per quanto sembri noioso, parleremo della Polonia e di un'altra guerra, anche questa è una guerra di successione, la guerra di successione polacca. Arrivederci.